sensazione che non c'è niente di isolato, tutto è connesso. Se uno parla di intelligenza cosmica, ma non può fare a meno che fermarsi un secondo e solo, scusate, un ebete mette in discussione che non c'è un'intelligenza che governa un equilibrio di causa-effetto continue, e sincroniche, perfette, precise per ogni questione e per ogni situazione. E quando tu ti siedi a tavola per mangiare un piatto, se ti fermassi un po' di più, osserveresti che hai una cooperazione di almeno 3.000 persone in quell'azione, cioè hai un piatto di ceramica che è stato fatto, un tavolo che è stato costruito con tutta una serie di conseguenze, e le forchette, c'è la tovaglia, che ne so, il piatto che arriva, il cibo, dove l'hai comprato, è tutte catene come un formicaio di interazioni, cooperazioni per arrivare a delle cose che noi reputiamo banali tutti i giorni, che noi utilizziamo, no, come un libro, per esempio, che invece sono un'estrapolazione di una sincronia di passi e di spazi interni che sono veramente pazzeschi. E questo perché ve lo sto raccontando? Perché il C, l'energia, è veramente presente. Dov'è che puoi sentire l'energia del C e della sua presenza? Nei cicli, per esempio, nei cicli, i cicli nella natura, cioè alle stagioni continuano a mutare altre stagioni. Questo è un esempio chiaro. Il C lavora a cicli stagionali, a ritmi del nostro respiro, a ritmi nella conformazione di qualsiasi realtà giornaliera. C'è un bioritmo giornaliero anche giorno e notte. Le stagioni sta arrivando adesso l'inverno e vediamo la stagione. Noi pensiamo che sia scontata la stagione, ma questo è un ciclo che è legato al Ci, cioè al respiro della vita. Io che mi intendo anche un po' di borsa, io guardo tutto, cioè quando guardo la borsa e guardo i grafici, adesso abbiamo l'oro che sta salendo, che è preoccupante perché sta salendo, sì, bene, ma è preoccupante perché vuol dire che tantissime banche mettono via oro, specialmente in Oriente, e vuol dire che c'è una preminente situazione di carestia e possibili casini, diciamo, quando succede questa roba qua, perché c'è una sicurezza che si sta creando, no? Devi stare sempre attento a tutti questi parametri. E quindi, vabbè, faccio una parentesi, quindi cosa fanno? Stampano tantissimi soldi adesso in Europa e per cercare di pagare tutti i debiti, e noi ci troviamo in modo subdolo e non ce ne accorgiamo ad avere un'economia, come dire, una nostra forza del nostra moneta che si dimezza. Quindi non abbiamo tasse effettive che vediamo, ma ci rendiamo conto sempre di più che i costi salgono. Perché? Perché loro per pagare i debiti buttano fuori carta. E questi debiti perché li fanno? Perché c'è una situazione geopolitica molto molto delicata e che porta a fare questo tipo di bilancio dalle banche centrali, eccetera. Qui ci troviamo fra un po' che spendevi 1000 euro per una roba, adesso quella forza sarà 500 euro e tutto ti costerà di più e tu i tuoi stipendi sono quelli. E quindi non hai la tassazione che dici che è cattivo lo Stato, ma è uno Stato che sta gestendo insieme ad altre cose tutte queste tipo di forze. E i grafici di qualsiasi cosa, i grafici sono sempre a bioritmo. Guardavo anche quando scaricavo adesso sul computer, scarico, non so, un file molto pesante. Sapete che ti fa il grafico, il file mentre scarichi, no? Ti fa vedere. Se guardi, è un grafico ad onde. C'è anche il computer mentre scarica, non è che fa lineare, cioè fa un momento di tanti dati che scarica, poi c'è una pausa. Cioè, se tu guardi il bioritmo delle cose, e quindi anche il momento di crisi passa a un momento poi un momento di salita, normale, qualsiasi cosa poi si risveglia e riparte. Questo per dirvi che è veramente così, siamo immersi in un grande ciclo cosmico, realtà cosmica che ha un bioritmo vero, reale, visibile, respirabile, la gente non so come fa a non sentirlo, e siamo dentro questo flusso che ci influenza, che si collega a tutto e che entra in tutte le realtà. I cinesi cosa hanno fatto? Un grandissimo lavoro poi di leggere questo e poterlo poi, come dire, leggere, come dire, portarlo anche in dati e in modi. Anche la nostra crescita spirituale ha tutto un bioritmo, no? Sembra che in un periodo facciamo tanti passi, poi sembra che torniamo molto indietro, è tutto collegato sempre a un'onda. Peccato che non la capiamo sta onda, cioè non ci mettiamo a conformarci in modo adeguato a quest'onda, ma continuiamo tutti a tirare come pazzi. Invece il bioritmo ci dice adesso rallenta, adesso rilassa, adesso prendi uno spazio per te, per poi ripartire, per poi rivedere. Questa è la saggezza che dovrebbe, no, arrivare.
come anche i tarocchi, sono 777, sono tarocchi legati al numero di 7 e sono dentro un bioritmo dell'evoluzione dell'uomo che parte dal matto fino ad arrivare alla fine, no? Del compimento, ma è tutto una salita, una discesa. Anche nelle carte dei tarocchi, se guardate ogni sequenza di semi, ha dentro un bioritmo. Io mi sono fatto questo bioritmo della valenza, è sempre un'onda. Queste cose, se caso un giorno ci entreremo, cioè è un'onda, se perché la vita è un'onda, momenti che vanno su, momenti che vanno giù, non è che va sempre in progressione. Molto interessante, quindi veramente tutto quanto si lega a questo tipo di concetto di bioritmo. E come si può uscire da questo? Faccio un piccolo cappello così, dopodiché entriamo dentro a bomba tutto il resto. Come si può uscire da questo? Voi che fate tanti bei lavori interiori e che abbiamo... Allora, c'è due presupposti principali. Uno, la vita è piena di prove. La vita sulla Terra è doppiamente piena di prove. Ogni giorno non sei risparmiato. Non sei qua per divertirti, sei qua come guerriera che avrà ammazzate tutti i giorni. Quindi mettetela via che la vita è piena di prove e di espiazioni anche. È inutile che ci giriamo intorno, questa è la verità. Hai già un fisico limitato ed una situazione complessa da assorbire, figli a carico, situazioni da gestire, economia. Stai sopravvivendo tutti i giorni, sei bravissima, ti alzi al mattino una pacca sulla spalla perché sei solo viva, che stai arrivando a fine giornata, c'è grande, perché non è poca roba che ti sta arrivando addosso. La questione è che la stai affrontando in modo un po' a petto, diciamo così, perché se la affronti tu personalmente e in modo di petto, la vita non ti risparmia, ma la vita ti distrugge, perché è un peso molto forte, è una prigione che diventa una situazione di prigione dove ci sono sempre cose da risolvere, da fare, di paure, di questioni. La chiave fondamentale di questo è cambiare prospettiva e vedere tutto come opportunità. Il maestro Oki, di cui il maestro discendente Yuji San, che è trapassato da poco per chi la conosce, la Veronica, un maestro giapponese, che ho ricontattato adesso dei suoi, come dire, discepoli, siamo in un momento così di lutto, continuava a, ve ne dico una brutale, no? Cioè, farti capire che livello che siamo di studio. C'è una signora che era arrivata in questo gruppo che ho fatto per 9 anni con lui, quando veramente si tirava come dei pazzi, e questa aveva un tumore al cervello e quando si presenta così tutta la sua situazione, che stava male, che insomma era presente di morire, insomma era preoccupata molto per questo, e lui gli ha detto, ma tu hai ringraziato? Questa è la frase che gli ha detto, cioè a una che ha tumore al cervello che ti sta parlando, una roba che ti dice tu hai ringraziato, cioè tu lo mandi a cagare all'istante, ma tu hai ringraziato, ma quella con la voce sua, ma tu hai ringraziato? Così, questa qua che rimane così, no? Come per dire hai ringraziato, cioè e da lì parte uno sconvolgimento dentro di lei con tutto il senso di tensione, di avere tenuto, di tutto un no, un contro, cioè perché la malattia è una risposta a un flusso che in qualche modo si sta contraendo, karmico, ma anche in qualche modo noi possiamo agevolare o possiamo creare tensione. Da lì lei ha iniziato a lavorare di brutto dentro di lei, così, fino ad arrivare a guarire da questo tumore al cervello. Allora, questo è un bellissimo esempio che fa capire come il dolore è alla base della vita ed è un'opportunità enorme. Cioè, quando ho fatto un anno veramente durissimo, una roba pazzesca. Se non fosse così, rispondeva lui, cos'è vita? La vita è studiare, no? Hai avuto opportunità di studio? No, come opportunità di studio, stai dicendo? Il suo maestro, maestro Occhi, in ginocchio pregava dicendo, padre, dammi più prove. Dammi più prove, cioè, ma già io ne ho al giorno dico, guarda, basta, va bene così, no? E lui diceva, no, no, dammi più prove, non bastano queste, ha avuto un tumore, ha avuto già... E poi si inginocchiava di fronte a sua moglie, perché per lui era una prova e la ringraziava di avere sta moglie, no? Che... Cioè, vabbè, questi sono i personaggi per dire, però mi tocca il cuore per dire, cazzo, ma ti rendi conto quanta energia santificante, oggi siamo nel giorno dei santi, che vuol dire ho delle situazioni complesse, ma bene, ma grazie, che opportunità mi stai pensando, no? C'ho una situazione perché io posso adesso trasformare, lavorare, posso avere motivo di studio, motivo di ricerca, motivo di portarmi a un livello ancora maggiore di comprensione, di sensibilità.
È come un esame, come se non mi dà un altro compito, non ho finito, te ne do un altro, una tesi più A. Grazie che mi dai la tesi, come dire, mi stai considerando, no? Ecco, allora, il primo punto è porre la vita col fatto che tutte le prove sono veramente opportunità enormi che hanno un sottotitolo, cioè bisogna leggerlo, il sottotitolo, non mandarlo a cagare, ma capirlo e incominciare a fare questo. Questo è il primo punto, che ti svolta la vita, eh. La grande guarigione viene proprio se ti poni continuamente in percezione di ascoltare gli insegnamenti che arrivano e le prove come opportunità continue, ma sempre, sempre, sempre in autoanalisi e questo è un tesoro, l'oro, il piombo si trasforma in oro e piano piano diventa un modo di vivere. C'era un'altra bellissima frase che ho letto un altro stamattina e a un certo punto una persona chiede al maestro, ma io continuo, guardi, faccio fare un oroscopo, tipo un Bazzi, gli fa, dice, guarda, per lei per fino a 50 anni soffrirà di una malattia profonda. Sì, cazzo. Faccio, scusi, dopo i 50 anni si abituerà di questa malattia. Cioè, non è che ti va via, ma, ma ti abituerai e quindi ti passa. Cioè, come dire, no? Perché ti passa, perché non hai più resistenza. Altro punto bellissimo è la temporalità, cioè l'altra via di uscita da questo piano di sofferenza è stare nel qui e ora. Ho avuto una meditazione profonda e mi è stata data la risposta di che cos'è il qui e ora. Ho detto, scusa, ma cos'è il qui e ora? Io pensavo di avere un'esperienza del qui e ora e mi si è allargato l'aspetto temporale e ho sentito uno spazio allargato dove non c'è un tempo qui e ora. Quando si dice qui e ora è un spazio atemporale in cui sei presente nell'essere. Noi diciamo qui ora come se fosse un tempo, no? Io dico sono qui, adesso sono qua, come piccoli momenti di esserci. In realtà è una dimensione di coscienza che si allarga e non ha concetto del prima e del dopo. Lo so che vi sto dicendo una cosa a parole qualcuno di voi avrà fatto secondo me esperienze di questo genere, però perché vi dico questo? Perché nell'adesso è vero, lo voglio ricordare a me e a tutti voi, se voi passate adesso, qui, ora, un momento che siamo qui adesso, ora e stai sentendo questo, dove sono i problemi? Nell'adesso dove sono i problemi? Nell'adesso non c'è fisico, malattia, situazioni, nell'adesso è adesso. Questa è una chiave enorme. Se tu ci entri nell'adesso, non c'è il problema. La mente gestisce in modo biologico come un solve and problem continuamente il passato e il futuro per cercare di per sopravvivere. Ma se tu stai nel qui e ora, adesso, non c'è una mente che può interagire. E questo cosa comporta? Comporta una sensazione di leggerezza e ed essere nell'adesso. Quindi tutte opportunità e sto nell'adesso, ci provo, continuo a riportarmi lì, osservo dall'adesso tutte le condizioni mentali, le proiezioni, la vita che scorre, perché devi anche vivere, se no se tu stai in adesso veramente ti metti a letto e sei rimbambito per un mese, perché è tanta roba, infatti all'inizio quando si entra si è un po' stravolti, però ritornare a questo esserci essere che tanto tutto il resto si sta modificando, morirai comunque, cioè il tuo corpo è una scarpa che ci toglierai, ti sfascerai in mille pezzi quando invecchierai, cioè fa parte del processo di sta scarpa che devi toglierti, ma adesso è l'esserci e tutte opportunità. Wow. Ultimo, ultimissimo, giuro. Mi sono sempre fatto una domanda sul concetto di questi maestri, no? Questi maestri, dico, cazzo, ma i maestri dovrebbero alla fine volare, tipo supereroi, cioè, no? Capito? No, tu li vedi invecchiare, cioè li vedi imbruttirsi, li vedi decadenti, ma che maestri sono? Qualsiasi maestro avete avuto nella vostra idea, comunque nella vecchiaia fanno tutti un po' pena, cioè il corpo è maciato, il corpo è nulla, prende una botta e si spacca, ma i maestri di cosa? Che hanno il cosmo dentro, che hanno Dio dentro, ma che è sta roba? Dio è ben altro, cioè non lo vedo in un corpo così, non riesco a identificare un maestro e tutte le sue virtù per quanto siano in quel corpo. E questo è un grande errore che anch'io ho fatto, ho avuto veramente un'altra illuminazione importante, perché la scarpa che ti metti, che poi togli, è una scarpa, non è che noi siamo un corpo con un'anima, è un'anima che ha preso una piccola protesi e ha fatto il corpo e ha creato un mondo. Dall'anima crea un mondo, è l'inverso.
e quindi dopo cosa fa? Toglie questa scarpa e ritorna ad essere. Questo cosa vuol dire? Che quando contatti un maestro, tu non stai contattando il maestro, stai contando quell'essenza che sta al di là del maestro, che risuona dentro di te, che è di piano cosmico e quindi è un livello di realtà profonda, immensa, atemporale, spaziale, creatrice di mondi, cioè è un'essenza che è quella cosa che tu senti che è imperitura ed ecco perché è la pietra filosofale, cioè ecco perché tu quando un maestro diventa trasparente all'io e quindi lascia il Dio che può passare, e tu senti quel livello lì. Quel livello lì però è quella cosa che tu senti, non puoi identificarlo con la piccola scarpa che poi quando si toglierà se ne andrà via. Questa è la differenza del giudizio che si può porre la mente, perché la mente sta dentro un piano della materia del ghiaccio, quindi in qualche modo quando contattate un livello profondo state certi che state contattando l'inverso. Quindi sì, esiste questo, sì, esiste il maestro che è questo contatto di realtà molto grande, ma non fermarti alla scarpa che toglie, se no sarai delusa. Da te stessa anche che hai un corpo, ma tu non sei solo corpo, quel corpo è una piccola pezzo di protesi, che è giusto un frammento di tanti protesi, dura da digerire, ma è la realtà.